Salve a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi continuiamo il progetto dell'alimentatore da laboratorio con la realizzazione del trasformatore di isolamento. Come detto nello scorso video, ho intenzione di realizzare il trasformatore di isolamento con l'utilizzo di due trasformatori da microonde. Per far questo ovviamente sarà necessario però modificare gli avvolgimenti di questi trasformatori per poter essere riadattati all'utilizzo che vogliamo farne noi, ovvero passare da un trasformatore che ha in ingresso 230 volt e in uscita 2000 volt a un trasformatore che ha in ingresso 220 volt e in uscita 220 volt, quindi un rapporto 1 a 1. Perché sto utilizzando due trasformatori da microonde per realizzarne uno di isolamento? Per due motivi tecnici molto semplici. Il primo è che ognuno di questi trasformatori può trasferire 1000 watt di potenza e io ho necessità, per le specifiche che voglio dare al mio alimentatore da laboratorio, di 2000 watt, quindi è necessario utilizzarne due per raggiungere questa potenza. Inoltre c'è anche un motivo pratico perché si può notare, guardando gli avvolgimenti di questo oggetto, che sono fatti a macchina e sono molto, diciamo, fitti, cosa che a mano sarebbe davvero una sfida riuscire a fare. Quindi sarebbe molto improbabile che avvolgendo io un avvolgimento simmetrico a questo qui sopra posso riuscire ad ottenere questo risultato. Però, decidendo di utilizzarne due, a me qui sopra sarà necessario farne solo la metà di questo, quindi a mano risulta essere più fattibile riuscire a raggiungere questo risultato. Diciamo che questi due motivi si aiutano l'un l'altro e quindi è una cosa positiva. Prima di iniziare la modifica su questi trasformatori, però, voglio eseguire dei test. Sia perché, essendo che sono stati recuperati da forni a microonde buttati, può succedere che siano danneggiati, ovvero che gli avvolgimenti siano in corto, e sarebbe, diciamo, un controsenso modificarli tutti prima che ci accorgiamo che sono rotti. Secondariamente perché voglio conservare i dati elettrici prima della modifica, perché noi in pratica per effettuare la modifica dovremo andare a dissaldare questa parte qui e questa parte qui. Quindi dovrà essere effettuato con o con una sega o con un flessibile, però potrebbe succedere che si danneggino o che asportiamo troppo materiale e che quindi, una volta rimontati gli avvolgimenti, i dati elettrici siano troppo diversi rispetto a quelli originali. E in questo caso cosa succede? Succede che il trasformatore non funziona più correttamente, ovvero potrebbe succedere o che la potenza trasferita cala drasticamente, oppure che il calore sviluppato, perché c'è un'isteresi termica che si sviluppa nel nucleo, potrebbe essere eccessivo per il corretto funzionamento del trasformatore. Quindi è importante registrare quali sono i suoi dati elettrici prima e dopo. In particolare ciò che voglio andare a misurare sarà l'induttanza di primario dei due trasformatori a carico aperto e la corrente RMS dei due trasformatori sul primario sempre a carico aperto. Per prima cosa vado a misurare l'induttanza dell'avvolgimento di primario dei due trasformatori e per farlo userò questo strumento.
Ok, il primo valore è 321 mR. Ok, anche il secondo è 321 mR. Quindi diciamo che i due trasformatori sono davvero molto simili. Ora invece andiamo a misurare la corrente di primario. Per far questo dobbiamo un attimino cambiare il setup e soprattutto voglio utilizzare il Variac in ingresso, quello che avevo già acquistato per l'alimentatore da laboratorio. Ovviamente sarà non isolato, lo connetterò direttamente alla rete e lo voglio usare per motivi di sicurezza perché voglio salire pian piano, onde evitare che possa succedere qualcosa di pericoloso. Ecco qui il nuovo setup di misura. Ho connesso il Variac all'ingresso con la rete e in uscita col trasformatore e fra il Variac e il trasformatore ho inserito in serie un multimetro in modalità amperometro. Inizio a salire con la tensione. Ecco qui, 220 volt. Ok, il trasformatore funziona e la corrente RMS è 1,54 A. È abbastanza alta, ma ok, scendo. Ho montato il secondo trasformatore e rieffettuo lo stesso test. Ecco qui. Anche qui 220 volt di ingresso, 1,54 A RMS. Ok. Anche il secondo trasformatore funziona. Le elevate correnti registrate prima mi hanno fatto venire qualche dubbio, ovvero che in caso di funzionamento prolungato il trasformatore possa surriscaldarsi. Infatti, se ci pensate, un microonde non è fatto per funzionare ore e soprattutto all'interno ha una ventola che produce un raffreddamento forzato delle sue parti, ovvero trasformatore e magnetron. Così ho deciso di effettuare un test termico, ovvero ho messo il trasformatore sotto carico per 20 minuti più o meno. La temperatura è salita da 22 gradi fino a 45,4 in questo momento, misurata anche con un termometro a infrarossi, siamo lì. Non è una temperatura alta, anzi è
relativamente bassa per un trasformatore. Quindi i miei dubbi, diciamo, non risultano essere preoccupanti, anche se comunque in fase di costruzione poi dell'alimentatore penso che sarà necessario prevedere una ventola perché sotto carico poi questi trasformatori si riscalderanno molto di più. Osservando i dati raccolti mi sono accorto che c'è un'incongruenza. Infatti, se noi volessimo calcolare la corrente RMS partendo dal valore misurato di induttanza, otterremmo che la corrente RMS che passa nell'avvolgimento primario dovrebbe essere 2,18 A. Se invece noi volessimo calcolare l'induttanza dell'avvolgimento partendo dalla corrente RMS misurata al primario, otterremmo che l'induttanza dell'avvolgimento dovrebbe essere 454 mA. Io credo che questa incongruenza sia dovuta a un evidente errore di misura e credo che sia imputabile alla misura dell'induttanza. Infatti lo strumento che uso non è uno strumento professionale e soprattutto, dato l'alto valore di induttanza misurata, potrebbe aver commesso un errore abbastanza grosso durante questa misura. Infatti mi fido molto di più del multimetro perché 1,54 A diciamo che non è elevata e di solito i multimetri sono abbastanza precisi nella misurazione dei correnti. Quindi credo che la misura giusta sia questa qui, ovvero che la corrente reale sia 1,54 A e che il vero valore di induttanza del nostro avvolgimento sia 454 mA. Conclusa la parte di test, adesso inizierò a modificare il primo trasformatore. Quindi andrò a rompere le saldature, come già detto, e poi successivamente, utilizzando un martello di gomma e dei tacchetti di legno, cercherò di tirar fuori gli avvolgimenti. Per prima cosa adesso però rompo queste saldature e vediamo quello che succede. Ecco qui come si presenta il trasformatore una volta aperto, ovvero si tratta di un nucleo E-I, perché poi ovviamente richiudendolo così forma appunto la E e la I, che in pratica è una piattina. Ok, adesso devo andare ad estrarre questi due avvolgimenti perché in teoria dovrei togliere solo questo, però devo togliere anche questo per estrarlo fuori. Per farlo, vi raccomando, utilizzate solo legno e martello di gomma per non rischiare di danneggiare l'avvolgimento, perché se si danneggia è inutilizzabile. Dopo 4 ore di lavoro sono finalmente riuscito a togliere gli avvolgimenti dal trasformatore. Questo è il primario, il secondario ad alta tensione e questo era un avvolgimento ausiliario per i filamenti del magnetron che non serve. Diciamo che quando deciderete di fare questo lavoro pigliatelo davvero con pazienza perché ci sono volute 4 ore e ogni tipo di attrezzo, anche un phon, un'aria calda per scaldare il nucleo, quindi vi consiglio di scaldarlo perché altrimenti la resina non si stacca e non si riesce a tirare fuori. Ho rimontato il trasformatore solo con l'avvolgimento di primario perché voglio eseguire nuovamente un test prima di proseguire, sia per verificare che l'avvolgimento non si sia danneggiato durante lo smontaggio del trasformatore e sia per vedere se sono variati i parametri elettrici. Salgo con la tensione.
Ecco qua, sono a 220 volt. Come si può vedere, il valore è aumentato di quasi 200 mA. Quindi è variato il parametro elettrico. L'avvolgimento funziona, ma il parametro elettrico è variato. Penso che la motivazione di questo sia perché nell'andare a dissaldare i lati del trasformatore ho asportato una parte di materiale metallico e quindi la sezione magnetica è diminuita. Ma comunque diciamo che questo piccolo aumento di corrente non inficia il funzionamento. Successivamente, quindi dopo l'avvolgimento del nuovo secondario, dovrò andare a risaldare le due parti per ripristinare la sezione magnetica. Per calcolare il numero di spire che dovrò avvolgere sul trasformatore sono andato a fare 2 giri di prova sul nucleo e ho dato corrente al primario fino al raggiungimento di 220 volt e ho misurato una tensione di uscita di 1,62 volt. Quindi vuol dire che applicando questo rapporto il numero di giri di primario è 270. Quindi vuol dire che anch'io dovrò replicare 270 giri sull'avvolgimento secondario, però diviso per 2, perché io dovrò fare 135 giri su un nucleo e 135 giri su un altro nucleo, in modo che poi, andando a sommare le tensioni, esca di nuovo 220 volt. Il filo che ho scelto, facendo alcuni calcoli, è questo qui. In pratica è un doppino telefonico che viene utilizzato nei citofoni. E misurando la sezione del filo sembra essere compatibile per il trasporto di 2 kW. Diciamo è un po' sottodimensionato, ma non troppo, anche perché praticamente un filo a sezione più grossa non entrerebbe nel nucleo, quindi sono costretto ad usare questo filo qui. Per capire di che lunghezza dovrà essere il filo che dovrò avvolgere, sono andato a misurare l'avvolgimento di secondario che avevo tolto, in modo da avere un riferimento di quello che poi sarà la forma finale. E dalle misurazioni sono andato a calcolarmi il percorso medio, e con questa formula è uscito fuori che ogni giro in media sarà lungo 264 mm. Quindi, andando poi a moltiplicare questo numero per 135 giri, uscirà che la lunghezza finale del filo che dovrò tagliare, e che quindi poi avvolgere, è di 36 metri per ogni trasformatore. Quindi adesso non mi resta altro da fare che tagliare il filo e iniziare ad avvolgere. Ecco qui il trasformatore finalmente avvolto. Ecco qua. È ancora rimasto un po' di sfrido, ma è finito. Ecco. Ora non ci resta altro che andarlo a testare, prima in carico aperto e poi provando a mettere un po' di carico. E vediamo come risponde il magnetico. Ho collegato nuovamente il trasformatore al variac e il multimetro va a misurare la tensione in uscita. Vado a mettere l'altro trasformatore sopra perché vibra troppo. Adesso che l'ingombro del secondario è notevole, le vibrazioni sono troppo elevate, quindi in modo da tenerlo bello fermo. Ok, salgo in tensione. No. Ecco qua.
c'era un falso contatto. Saliamo. $220 in ingresso, 113 volt in uscita. Siamo 3 volte sopra i calcoli, ma essendo una tensione a vuoto è normale che sia leggermente superiore. Ok, adesso abbasso. Ok, adesso voglio misurare come varia la tensione di uscita in funzione del carico applicato. Per vedere come varia la tensione di uscita quando viene applicato un carico, sono andato a costruirmi questo. In pratica è un blocco formato da 4 lampadine per faro da 500 watt l'una. Non so se si legge, ok, così. Ecco, e sono 4. Quindi in teoria servirà per il test finale, per verificare se riesce a erogare 2 kW. E attualmente voglio salire piano piano, quindi ho collegato solo una lampadina da 500 watt. Essendo però che questa è a 220 volt, andando a 110 volt in uscita, in realtà il carico sarà di 125 watt. Ok. Ecco qui. Proviamo a salire. Ecco qua. Ok, sono a 220 volt di ingresso e la tensione di uscita è calata fino a 107 volt.7 quando eroga 125 watt, quindi un po' sente il carico. Ok, adesso provo a mettere tutte e 4 le lampadine in parallelo in modo da poter erogare 500 watt e vediamo come varia la tensione di uscita. Effettuo il collegamento. Ho modificato il carico e messo le 4 lampadine in parallelo e inoltre ho aggiunto una pinza amperometrica in ingresso perché adesso le correnti saranno abbastanza elevate e voglio tenerle sotto controllo. Ok, vado su. Ecco qui, 220 volt in ingresso. La tensione di uscita è calata molto, quindi risente parecchio del carico, siamo quasi a 500 watt,
in ingresso ho 3,5 A, quindi in linea con la potenza consumata, e ne risente parecchio, ma credo che sia dovuto al fatto che ancora il nucleo non sia perfettamente, cioè le due parti del nucleo non compagino perfettamente, quindi potrebbe essere sempre dovuto al fatto che la sezione magnetica ancora non è perfetta. Scendo. Ok. Dopo l'ultimo test, il trasformatore può dirsi quindi funzionante. Ultima accortezza sarà quindi quella di andarlo ad unire. Infatti, come si può vedere, non combacia ancora perfettamente. E anche se piccolo, di qualche decimo di millimetro, questo air gap può inficiare moltissimo sul flusso disperso e potrebbe essere proprio quella la causa di quella diminuzione della tensione di uscita. Quindi dovrò con dei supporti unire bene il nucleo e poi effettuare qualche punto di saldatura. La stessa cosa che ho fatto a questo dovrò farlo a questo qui, quindi gli stessi procedimenti uguali e poi successivamente andarli a unire. Considerate che per fare questo ci ho messo più o meno 8 ore in totale, quindi questo lavoro deve essere fatto davvero con molta pazienza. Pazienza è la parola d'ordine di tutta questa modifica in pratica. Quindi, essendo perfettamente uguale il lavoro che va fatto qui a questo che abbiamo appena visto, il video finisce qui. Successivamente poi farò vedere il lavoro già unito, quindi i due trasformatori già collegati in serie e perfettamente funzionanti. Dopodiché faremo il test, diciamo, di fine linea, dove inserirò il carico da 2 kW e vedremo come rispondono. Bene, per questo video è tutto. Alla prossima!